In questa lezione vi condurrò alla scoperta della storia d'arte e d'amore tra Camille Claudel e Auguste Rodin. Se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla nel primo link in descrizione. Camille Claudel nasce nel 1864 e morirà nel 1943, quindi una donna che arriva alle soglie degli 80 anni. Lei è conosciuta da tutti come l'allieva e l'amante di Rodin. Vive in un periodo sicuramente che conoscete, il periodo della Belle Époque, un periodo diciamo all'insegna del benessere. È un'artista lei che sin da piccola è una ragazza che ama modellare, plasmare, si trasferirà poi a Parigi. È importante, diciamo, la sua relazione con questo artista che è sicuramente molto più grande di lei, perché ci corrono veramente tanti anni. Il loro sarà, lo vedremo, un rapporto molto tormentato, tanto che lei passerà, fate conto, metà della sua vita in manicomio, perché verrà ricoverata per volere della famiglia. Un'artista, lei che era un po' al di fuori delle righe, no? Considerate scultrice all'epoca non era facile esserlo. Il suo atteggiamento fu visto dalla famiglia come qualcosa che poteva essere anche di scandaloso. Passerà metà della sua vita, vi dicevo, in questo manicomio e quindi la sua vita è divisa a metà. Considerate che i primi 48 anni lei si dedicherà completamente alla scultura. Qui la vediamo a una delle sue opere più celebri, che poi vi illustrerò, è questa che sta modellando, vedete questa scultura. Poi nella seconda metà della sua vita, che passerà più di 30 anni appunto in manicomio, considerate che lei non scolpirà assolutamente più niente. E quello che dà noia a Camille è quello di essere ricordata come l'allieva di Rodin, l'amante di Rodin, la sorella di Paul Claudel, che poi scoprirete il fratello è un personaggio importante, è uno scrittore, un diplomatico, è privata praticamente della sua autonomia, no? E del suo talento. E scopriremo che la sua, appunto, diventerà poi un'ossessione nei confronti anche di Rodin, che vedrà proprio alla fine come un nemico, però la sua ossessione non è incentrata tanto sull'amore, ma piuttosto sull'arte. Ecco che Camille nasce in un ambiente che è borghese, benestante. Il padre è innamoratissimo della figlia, considerate che è l'unico che alla fine la sostiene. E infatti, quando il padre morirà nel 1913, per Camille sarà proprio una tragedia. Pensate che lei non andò neppure al funerale perché gli viene detto la settimana dopo che lui era morto. Qui vediamo la casa di Camille, la casa natale di Camille, e qui la vediamo insieme ai suoi fratellini. Lei, il fratellino più piccolo che è Paul, la sorellina, quest'altra che è Louise, che si chiama come la madre, a cui la madre è legatissima, a differenza di Camille. Camille, dovete sapere, che viene considerata come il figlio sostitutivo, si dice in psicologia, perché la madre aveva già avuto un primogenito che morì. Allora rimase incinta subito dopo 7 mesi di Camille e ripose in questo nuovo figlio le aspettative di ritrovare il figlio che aveva perduto. Quando nasce Camille è per la madre una delusione, tanto che appunto si parla proprio di figlio sostitutivo, si era immaginata di avere un figlio diverso e Camilla soffre molto, diciamo, questo aspetto della madre, ha degli atteggiamenti a volte anche molto autoritari, scontrosi, proprio perché si sente addosso, diciamo, un ruolo così importante di non essere riuscita a secondare di quello che voleva sua madre. E lei aveva la passione per la scultura, tanto che anche quando era piccolina lei faceva i ritratti anche dei propri familiari, sottoponeva la serva di casa a delle sedute perché lei amava proprio plasmare l'argilla e considerate che lei è vissuta appunto nel periodo della Belle Époque, ma è stata vittima della sua stessa società, perché se Camille fosse vissuta, fate conto, 50-60 anni dopo, la sua situazione sarebbe stata completamente diversa. Il suo primo maestro fu Alfred Boucher.
È un artista che vede subito in lei delle capacità incredibili e il padre, pensate, anche se è un padre molto autoritario, la seconda tantissimo e ci tiene molto che i figli possano soddisfare le loro passioni, no? Tanto che nel 1881 si trasferisce tutta la famiglia, fa trasferire tutta la famiglia, anche se il padre non va, a Parigi. La madre e la sorella sicuramente non avrebbero voluto questo spostamento. Boucher, vedete, qui è nello studio di Boucher, nel suo atelier parigino. Quando lei arriva a Parigi, viene accolta, diciamo, in questo atelier e vede subito per Camille un futuro da professionista, perché lui si rende conto che questa ragazza è veramente brava, no? Innanzitutto qui vi faccio vedere subito un ritratto che fa Camille Claudel del fratello Paul. È il fratello, si è detto, minore, che è proprio anche un ambasciatore, vi ho detto, gira un po' per tutta l'Europa, i paesi del mondo. E quello che ci colpisce subito, anche guardando questa scultura, ci colpisce veramente la sua intensità anche, no? Dello sguardo, ci colpisce l'interiorità, perché Camille è questo, in un'epoca in cui, considerate l'epoca degli impressionisti, no? Camille non guarda al dato oggettivo reale, ma cerca di scavare anche dentro le persone, eh, mostrandoci l'interiorità, la spiritualità, l'intensità e anche proprio la sensualità di questa figura. E quello che ci tengo a dirvi è che con Rodin, vedremo quando incontrerà Rodin, sarà uno scambio alla pari della serie che Rodin vi incuriosirà questo. Il periodo migliore, il suo periodo in cui lavora all'apice del successo è proprio quando è con Camille. Camille non sarà solo la sua assistente, la sua allieva, ma diventerà un aiutante, collaborerà proprio con il maestro, tanto che buona parte dei suoi lavori si devono a Camille. Camille che era arrivata talmente a un punto di bravura che non si riconosce la mano di Rodin da quella di Camille. E considerate che, appunto, dicevo, Rodin crea le sue opere nel periodo migliore, no? Proprio mentre si affianca a Camille anche in una relazione. Fu il periodo in cui lui produce più di tutto. È solo casualità questo? Oppure c'è l'influsso proprio benefico anche di Camille che collabora con lui? Allo stesso tempo anche Camille, certo, apprende quello che è l'insegnamento di Rodin. Considerate che lavorano insieme al più grande capolavoro di Rodin, che è La Porta dell'Inferno. Lei vive questa vicenda, poi lo vedremo, amorosa con Rodin. Tra l'altro intraprende questa relazione che è una relazione semisegreta, perché Rodin ha una compagna dalla quale avrà anche un figlio disabile e non si sente di lasciare, anche se prometterà per sempre a Camille che starà con lei e che la sposerà, in realtà preferisce la strada più sicura di rimanere, diciamo, con l'altra donna. E considerate che al momento di maggior successo di Rodin, portato, come vi ho detto, al successo anche dalla collaborazione con Camille, corrisponde il momento di declino proprio invece di Camille, il momento di depressione che colpirà questa ragazza. Lei, considerate, era preclusa all'Accademia Normale, allora si iscrive all'Accademia Colarossi. E è interessante perché qui c'è un'esperienza particolare perché ci sono modelli nudi veri, cioè si lavora col nudo dal vivo. Già nel 1882 Camille era in grado proprio di allestire un atelier insieme a due amiche e sono controllate, diciamo, questo artista Boucher. Succede che Boucher è talmente bravo che vince il Prix de Rome. Non so se conoscete, è un premio che veniva riconosciuto in Francia agli artisti accademici francesi e gli danno la possibilità di soggiornare in Italia, perché in Italia, a Roma, viene considerata la culla dell'arte. Quindi che cosa succede? Boucher viene in Italia e chiama un amico, un sostituto, per portare avanti l'insegnamento di questa accademia. E il sostituto a cui pensa, guarda caso, è proprio Auguste Rodin. È qui che Camille conoscerà Rodin. Questo è Auguste Rodin nel 1862 a 22 anni.
Considerate che Rodin diventerà uno degli artisti più importanti, avrà commissioni dallo Stato, commissioni importantissime e si serviva veramente di tanti collaboratori. Considerate che si racconta che chiedesse anche a Costantin Brancusi di collaborare con lui, il quale declinò l'invito. Sapete cosa disse? Disse: nulla cresce all'ombra di grandi alberi. Cosa vuol dire? Si era reso conto che Rodin era un grande albero e alla sua ombra non poteva nascere niente, quindi preferì non lavorare nell'atelier di Rodin. Camille invece incontra Rodin e quando lui è probabilmente quarantenne e quindi dicevo, c'è una grande differenza di età tra i due. Questa è Camille, fotografata probabilmente da Rodin. Nel 2017 è stato aperto al pubblico anche nella cittadina francese a sud-est di Parigi, Nogent-sur-Seine, il museo Camille Claudel, interamente dedicato alle opere di Camille. Esistono praticamente diverse versioni appunto di quest'opera e sono gli amanti, no, per eccellenza raccontati nel canto quinto dell'Inferno, che è il canto dei lussuriosi. Vi ricordate? Il Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quindi il libro La storia d'amore tra Lancellotto e Ginevra, no? Fece scompiare la scintilla anche tra Paolo e Francesca, che divennero amanti clandestini, come sono amanti clandestini Camille e Rodin, perché lei è costretta a vivere una vita di semisegretezza. Guardate, bellissimo questo marmo, i volti di questi due amanti si fondono l'uno nell'altro, vedete, perdono la loro individualità, vedete, è come una fusione che li rende indivisibili proprio per l'eternità. Un amore eterno, non sono una raffigurazione individualizzata, ma diventano il simbolo di un amore eterno, di un bacio eterno. E anche qui ritrovate il non finito, no? Di Michelangelo, la torsione dei corpi, vedete? E poi ritrovate il non finito invece nella scultura, nella roccia. Trovate la levigatezza del marmo, della figura, e però trovate, diciamo, allo stesso tempo il contrasto con il non finito. È un Michelangelo però moderno, lo capite bene perché qui siamo appunto all'apice proprio del successo di Rodin. Il valzer, perché qui trovate due figure che sono ritratte in un momento di danza, però guardate bene, è innanzitutto un'opera che fece abbastanza scalpore perché lui è completamente nudo, la figura della donna è nuda da mezzo busto in su e poi ha questa lunga gonna che sembra mossa da un vento. Quindi notate subito un taglio diagonale che è molto originale. C'è un equilibrio precario, no? Sembrano come travolti da una danza insieme, da questo amore, da questa danza, come la danza della vita, no? La nudità è un abbandono, comunque una nudità vista come tenerezza, no? La loro passione travolgente che si sta comunque consumando nel tempo proprio di un ballo come è un valzer e raffigura quest'amore tormentato, quest'amore instabile, perché lei qui è il momento in cui romperà definitivamente, come vi ho detto, con Rodin e la storia che vi ho anticipato. Risale al 1913 l'entrata di Camilla all'interno dell'Asile d'Aliénés, cioè a questa casa di alienati mentali, il manicomio. Qui ci passa, vi dicevo, gli ultimi 30 anni della vita, scrisse tantissime lettere indirizzate al fratello, in cui riviveva, descrivendo proprio dettagliatamente, proprio con fiumi di parole, tutte le ore che aveva passato negli atelier. Racconta, come scolpiva, racconta tutto quello che accadeva, come se fosse in un sogno. Ci racconta proprio la sua storia anche con Rodin. In una lettera del 1918, pensate, lei era stata internata nel 13, al dottore che ha firmato il suo internamento scrive: mi si rimprovera, crimine spaventoso, di aver vissuto da sola, di passare la mia vita con dei gatti, di avere manie di persecuzione. È a causa di queste accuse che sono incarcerata come un criminale, privata della libertà, privata del cibo, del fuoco e delle comodità più elementari. Ancora in una lettera nel 1927 scrive alla madre, sentite cosa scrive a sua madre: i manicomi sono fatti apposta per far soffrire.
Non c'è rimedio, specialmente quando non si vede mai nessuno. Mi sono fatta dare 4 patate in camicia a mezzogiorno e la sera. È di questo che vivrò. Vale quindi la pena di pagare 20 franchi al giorno per questo? È il caso di dire che dovete essere pazzi. Scrive dal manicomio, vi dicevo, queste lunghe lettere, dove racconta tutto quello che avviene giorno giorno. Racconta di essere privata della sua libertà, parla degli amici, parla dei parenti, dei conoscenti, parla anche dei suoi maestri e parla di chi l'ha portata alla rovina. Sono caduta nell'abisso, vivo in un mondo così strano, così estraneo, e lei dirà del sogno che fu la mia vita, questo è l'incubo. Il 19 di ottobre del 43 muore a 78 anni in questa, diciamo, prigione psichiatrica, sepolta alla presenza solamente del personale dell'ospedale, ma oggi dei suoi resti non abbiamo più traccia.